persone altamente sensibili. Highly sensitive person. Si sente spesso parlare di empatia, individui sensibili, persone profonde e certamente rare, che vengono molte volte citate in netta contrapposizione a cinici ed arroganti, crudeli e spietati, disumani e ingenerosi. Uno studio approfondito su questo poco nutrito gruppo di soggetti fu egregiamente svolto dal 1991 in avanti dalla dottoressa Elaine Aron, psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice statunitense, che con le sue numerose pubblicazioni ci permise di comprendere meglio le cosiddette persone altamente sensibili. Lavorando in collaborazione con il marito, il dottor Arthur Arion, e frequentando per conseguire il dottorato di ricerca il famoso ed emerito Carl Gustav Jung Institute di San Francisco, è considerata tra i migliori scienziati e studiosi mai occupatisi di relazioni, emozioni ed affettività. Entrando però maggiormente nello specifico della tematica, quali sono le caratteristiche peculiari di questi individui altamente sensibili? Punto primo. Innanzitutto è un tratto caratteriale e funzionale non patologico, permanente e soprattutto innato, quindi non si può apprendere ed è presente a prescindere dalle esperienze infantili e genitoriali vissute dal soggetto, che accomuna una minima percentuale di esseri umani, ossia soltanto il 15-30% della popolazione, che ne ha appunto le caratteristiche distintive. Non vi sono inoltre differenze di genere, ossia vi sono tante femmine quanti maschi altamente sensibili. Questa scarsa diffusione dunque porta questi individui a sentirsi molto spesso non compresi dalla maggioranza, dalle persone che li circondano. Punto secondo. Gli individui altamente sensibili hanno un ben preciso schema reattivo e strategico, volto ad una maggiore attenzione e consapevolezza del contesto prima di agire, che tiene conto di fattori diversi e più numerosi rispetto alla maggior parte dei soggetti. La loro elevata sensibilità, dunque, influenza la loro percezione degli stimoli esterni e ambientali, stimoli a cui rispondono in modo diverso rispetto alla maggioranza. Essi, cioè, fanno una più ampia, approfondita e straordinariamente profonda elaborazione del contesto che li circonda, portandoli dunque ad una risposta ed azione altrettanto straordinariamente profonda, emotiva ed empatica. Questi individui altamente sensibili reagiscono infatti maggiormente a qualsiasi tipo di esperienza, amplificandone di molto gli effetti sia in negativo che in positivo, anche su se stessi. Ad esempio, percependo in modo totalizzante e profondo il dolore provato da un altro, se ne sentono pienamente coinvolti e sopraffatti, spesso sconvolti, ma anche percependo in modo intenso la gioia e l'allegria di una determinata situazione, esprimono e diffondono questa felicità in modo altrettanto energico e veemente. Punto terzo. Studi neuroscientifici molto più recenti, 2010-2012, hanno confermato, a seguito di numerose risonanze magnetiche funzionali, che negli individui altamente sensibili, di fronte ad immagini di vario tipo, drammatiche, gioiose e neutre, si assiste all'attivazione immediata e dominante della corteccia ventromediale e dell'insula, ossia aree cerebrali coinvolte nell'empatia, nell'emotività, nella consapevolezza e nella sensibilità agli stimoli ambientali esterni ed interiori. Inoltre hanno constatato che si attivano in modo significativamente maggiore
regioni cerebrali coinvolte nella percezione visiva atta a scorgere dettagli molto sottili e particolareggiati, coinvolgendo perciò processi sensoriali più profondi ed elaborati. Immagine dell'insula e della corteccia prefrontale ventromediale. Punto quarto. Gli individui altamente sensibili sono perciò nettamente più consapevoli di altri, anche delle più piccole sfumature di fatti ed eventi. Ne comprendono immediatamente ogni minimo dettaglio e vi riflettono molto più profondamente. Riescono a cogliere e interpretare dunque con grande precisione aspetti non verbali della comunicazione e le emozioni altrui, mostrando straordinarie capacità empatiche. E tutto questo proprio grazie ad un cervello che elabora le informazioni in modo differente rispetto alla maggioranza delle persone. Punto quinto. Questi individui notano dunque tutto troppo e sono perciò facilmente sovrastimolati e sovrastimolabili, anche e soprattutto da situazioni intense, complesse, totalizzanti, che li fanno sentire troppo coinvolti, sopraffatti, stanchi. Si sentono perciò sovraccaricati da eventi particolarmente attivanti, quali esami, discorsi in pubblico, incontri con sconosciuti, luoghi affollati e situazioni caotiche. Punto sesto. In alcune culture, contesti sociali e familiari, questi individui vengono visti come sbagliati, problematici, esagerati. Questi giudizi fortemente negativi avviliscono questi soggetti già così sensibili, sino a procurargli una cronica bassa autostima. Punto settimo. Contrariamente a quanto si possa pensare, gli individui altamente sensibili non sono preda di impulsi invalidanti e incontrollata spontaneità. Anzi, essi preferiscono agire con coscienza e moderazione e solo dopo aver esaminato attentamente una determinata situazione, osservando e riflettendovi e ponderando azioni e risposte, prima di addentrarsi direttamente e concretamente in nuovi contesti o particolari reazioni. Essi infatti riportano maggior stress a seguito di novità e cambiamenti, anche se positivi, e quindi preferiscono valutare per bene ogni scelta e comportamento da adottare. Punto ottavo. Nel prendere decisioni, essi prendono in considerazione in modo accurato tutti i pro e i contro, tutti gli aspetti conseguenti ad una determinata azione, tutto ciò che potrebbe accadere come conseguenza di una data scelta. Dunque possono apparire più lenti nei processi decisionali, ma decisamente molto più consapevoli dei rischi e benefici una volta effettuata la scelta. Nono punto. Gli individui altamente sensibili nutrono un autentico interesse per tematiche ambientali, sociali, umanitarie. Sentono profondo e reale dolore per ingiustizie sociali e disperazione altrui. Auspicano con sincera partecipazione alla pace, al benessere di animali e uomini, alla cooperazione interpersonale. Hanno doti artistiche. Amano scrivere, leggere, dipingere, cantare, ballare, immergersi nella natura e nella contemplazione del cielo notturno ricco di stelle. Amano l'arte in ogni sua manifestazione e vi trovano un dolce rifugio. La loro incessante sovrastimolazione richiede infatti momenti di ricarica, dopo tanta intensa attivazione cerebroemotiva. E proprio a contatto con la natura, ascoltando musica, leggendo un libro, giocando con il proprio gatto, ottengono grandi benefici, sia a livello fisico che interiore. Ad essi, infatti, si consiglia spesso lo yoga o la meditazione. Punto decimo. Questi individui hanno anche una maggior sensibilità a livello fisico.
Ad esempio un sistema immunitario più reattivo, una maggior sensibilità di fronte al dolore o una maggior reattività agli effetti benefici o collaterali di farmaci e sostanze stimolanti, quali appunto ad esempio la caffeina. 11° punto. Essi hanno un intuito eccellente. Infatti riescono sempre e con accuratezza a smascherare imbroglioni e persone false, menzogne e omissioni. Difatti, per l'appunto, la corteccia ventromediale, che si attiva frequentemente ed intensamente negli individui altamente sensibili, di cui appunto abbiamo parlato precedentemente nel 3° punto, è infatti deputata anche al cogliere ironia, sarcasmo e inganno. Permette una corretta etichettatura del falso, accompagna dubbio e scetticismo riguardo a nuove informazioni e garantisce minor influenzabilità rispetto a menzognere tattiche di addescamento. 12° punto. Capacità empatiche davvero rarissime ed eccellenti abilità di problem solving sono inoltre 2 caratteristiche primarie degli individui altamente sensibili. Essi infatti hanno una innata profondità nell'elaborazione dettagliata di informazioni presenti nell'ambiente e dunque giungono in modo ottimale a giuste conclusioni e risoluzioni corrette. Questo maggior utilizzo di risorse mentali altre però affatica altrettanto maggiormente e precocemente questi individui, sia a livello cognitivo che emotivo. 13° punto. Le persone altamente sensibili, a seguito e a causa di questa maggior stimolazione e quindi attivazione cerebroemotiva, di fronte a situazioni complesse, quando ad esempio ci sono molte cose da fare o da ricordare, situazioni caotiche o farraginose, o dinanzi a stimolazioni da lungo tempo o per troppo tempo, ad esempio viaggi lontano da casa, lunghe giornate fuori casa, contatti prolungati con estranei e sconosciuti, tendono a sentirsi precocemente stanchi, stressati, sopraffatti, sia a livello mentale che fisico. Si ha infatti l'aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria e della sudorazione. Per questo spesso cercano di evitare sovrastimolazioni, allontanandosi da situazioni impegnative e da persone complicate. E giungiamo dunque al 14° punto. La loro reattività emotiva è nettamente superiore alla maggior parte degli individui. Infatti sentono e percepiscono le emozioni che provano gli altri con grandissima precisione, ma anche con forte intensità. Sono capaci di autentica compassione e pena verso gli altri. Apprendono rapidamente dalle reazioni altrui e da nuovi eventi e mettono in rapida relazione le nuove informazioni con quelle del passato, integrandole e riscontrandone immediatamente eventuali criticità o inattendibilità. Mostrano una spiccata capacità di ascolto e sanno andare oltre ogni forma di pregiudizio o menzogna. Tutto questo denota una intelligenza emotiva straordinaria. Tutto questo però li porta ad essere facilmente irritabili, proprio perché sovrastimolati da questi processi. 15° punto, penultimo punto importante, sono infine molto sensibili agli stimoli sensoriali puramente fisici, poiché appunto percepiscono anche i minimi cambiamenti ambientali. Per questo motivo amano luoghi tranquilli e poco rumorosi e possono essere infastiditi da forti rumori improvvisi o prolungati, ad esempio fuochi d'artificio o musica ad alto volume, lavori di edilizia o tuoni, ma possono anche essere fortemente irritati da sovrastimolazioni tattili, quali etichette dei capi d'abbigliamento, cuciture, abiti stretti,
contatto fisico altrui prolungato. 16° ed ultimo punto. Una situazione particolarmente stressante per questi individui può essere rappresentata dal contatto diretto e prolungato con persone pretenziose, superficiali, disoneste e povere spiritualmente. Se si rendono conto di avere di fronte a sé un individuo falso, una persona non autentica, possono sentirsi a disagio, emotivamente e fisicamente esausti, provati e inquieti, ansiosi e spaventati. Quando comprendono che chi gli sta al fianco ha un volto ben diverso da ciò che mostra, che è una persona diversa da ciò che vuol palesare fintamente, quando si trovano dinanzi a persone aggressive o che agiscono in modo totalmente contrario alla loro personalità, gli individui altamente sensibili si sentono estenuati, scarichi, emozionalmente irritati e infatti godono di relazioni profonde e oneste, con persone similmente profonde e moralmente pulite. In conclusione, dunque, gli individui altamente sensibili elaborano le informazioni in modo molto più attento e profondo, rintracciano connessioni dove altri non ne scorgerebbero, si prendono cura di sé e degli altri, si relazionano al mondo più intimamente, in modo più penetrante ed accurato, rappresentando un approccio sociale umano, raro e perciò molto potente. Sentiamo così intensamente. È parte del motivo per il quale noi processiamo tutto così profondamente. Siamo più motivati a pensare a questi aspetti dalle nostre forti sensazioni di curiosità, paura, gioia, rabbia o altro. Ma questa intensità può diventare sovrastante, specialmente quando abbiamo emozioni negative. Questo è il motivo per cui abbiamo tanto bisogno di imparare strategie per regolare la nostra emotività